Progettare le trasformazioni della città in chiave di rigenerazione urbana vuol dire tener conto necessariamente di tutta una serie di questioni legate all'energia, legate al consumo, legate all'inquinamento. Pensiamo alla qualità dell'aria, pensiamo a ciò che accade con gli eventi legati ai cambiamenti climatici. E questo progetto nasce come risposta a una domanda perché chi aderisce appunto al PAES, per poter dare risposta ogni 2 anni e avere un censimento di quelle che sono le emissioni CO2 degli edifici, deve riuscire a ottenere dai dati che ha a disposizione questa risposta. Come? Ferrara aveva questa necessità, come attraverso la creazione di un database, un data hub energetico, i cui dati vengono mostrati attraverso questa dashboard energetica che abbiamo creato ad hoc e che risponde a dei precisi standard. Il progetto è formato da 10 partner, da 7 paesi e da 9 regioni dell'area centroeuropea, e si occupa di analizzare quelle che sono le azioni e gli strumenti per l'implementazione delle strategie energetiche, però dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni. In particolare poi si è occupato della creazione dell'unità energia, cioè questo gruppo di lavoro trasversale all'interno degli enti locali di persone che in qualche modo si occupano di energia. La seconda cosa che si tengava fatto è stato dare gli strumenti all'unità energia per lavorare. Abbiamo potuto creare quindi mappe tematiche che definiscono non solo a livello di edificio, ma aggregando più edifici, per vedere quali sono i quartieri del comune che consumano più energia, quali sono quelli realizzati meglio perché hanno delle attestate di prestazioni con classe energetica migliore, fare addirittura confronti con serie storiche. Avendo dati su più anni abbiamo potuto definire i consumi di un quartiere in un trend storico o il confronto tra edifici dello stesso tipologia di utilizzo. E poi abbiamo cercato di tenere incontri permanenti e di tenere, come dire, un documento condiviso che desse a tutti l'idea non solo di quello che ciascuno stava facendo, ma anche di quello che stavano facendo gli altri. Ecco, questa forse è stata un po' la chiave che ci ha consentito di mettere assieme persone con formazioni molto diverse. Il fatto che la legge regionale declini la qualità della città sulle dotazioni ecologico-ambientali vuol dire avere la conferma di aver scelto la strada giusta. Perché da una parte si sono organizzate attività di formazione per formare il personale che lavora a questi argomenti, dall'altra parte si sono anche implementati dei piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima. Perché è un progetto che proprio per le sue caratteristiche richiede competenze trasversali. Per quel che riguarda i dati energetici, invece, noi abbiamo ad esempio lavorato strettamente con i partner di BAIS in Austria, perché anche loro stanno cercando di sviluppare queste sorte di dashboard, di software che possono in qualche modo misurare il consumo energetico delle città. Avere questo strumento che ci consente, sulla base di dati reali, di vedere come sono cambiate, in questo caso, i consumi degli edifici della nostra città, energetici o termici, ci consente anche di regolamentare meglio quelli che sono poi gli strumenti per affinare queste scelte.